Sono Giorgio Tartaro e vi accompagnerò nella scoperta di questo grande progetto di Vistosi, ideato nel 2020 e che oggi finalmente vede i natali. Si tratta del Virtual Museum, Vistosi Virtual Museum. Siamo in compagnia di Matteo Moretti, direttore generale titolare di Vistosi, e di Valentina Gasparoni, direttore marketing. Io partirei dall'inizio a raccontare questo Virtual Museum. Beh, l'inizio è stata la necessità di, quello che ci ha spinto a arrivare fino a qui, era stata la necessità di comunicare in un modo forte, quindi di dire facciamoci conoscere nel mondo in un modo, facciamoci conoscere prima di tutto, perché abbiamo visto che molte volte riceviamo dei commenti dei clienti che sembra un commento anche positivo, che è quello: ho acquistato il vostro prodotto, l'ho ricevuto ed è molto più bello di quello che mi aspettavo. E il commento di per sé è molto positivo perché quella persona è molto contenta del suo acquisto, però ci viene un dubbio: quante altre persone non hanno fatto l'acquisto perché non hanno ritenuto che la comunicazione, quindi la presentazione che hanno visto, quindi il catalogo, il sito internet, non comunicavano esattamente quello che sarebbe stato il prodotto. Banalmente siamo nella hall della sede di Vetteria Vistosi a Mogliano, Veneto, e io l'ho vista qualche anno fa, parecchi anni fa, e ti ho detto: Matteo, regge molto questa architettura, le cose vanno viste di persona, però voi siete riusciti con questo progetto a rendere reali, tridimensionali, quasi esperire di prima mano le collezioni. Non scoprire troppo perché dobbiamo fare un racconto. Era un teaser. Non trattieni l'emozione, ti capisco, anch'io non riesco a trattenerlo, perché davvero alla fine questo era uno degli obiettivi. Come quando abbiamo fatto la nuova sede abbiamo pensato di dire all'architetto: disegniamo qualcosa che sia senza tempo, come i nostri prodotti, che nel tempo, quando rientriamo ogni giorno al lavoro, non diciamo è bellissima ma segue una moda. Noi facciamo dei prodotti che sono scollegati dalla moda del momento. Ricordo Giogali del 67 che è ancora un best seller, e quindi dopo oltre 50 anni, non ti sottolineo che sono più di 50 anni, dopo tu fai un raffronto con la tua data di nascita. Siamo coevi con Giogali, però è anche vero che Antisenescenza è il progetto che non invecchia perché ha valore. Esatto, e quindi la stessa cosa ce la siamo imposta anche su questo progetto che poi racconteremo. Però vorrei lasciare un attimo Valentina raccontare quello che è stata invece la necessità proprio di comunicazione, visto che lei segue questo reparto, e perché dall'inizio lei ha avuto, diciamo, l'input, ma poi ha dovuto trovare la soluzione assieme ai nostri partner che poi presenteremo per arrivare all'obiettivo finale. E quindi, visto che ha l'onore, gli diamo anche l'onere della presentazione. Valentina, a te. Con Matteo, dopo un brief iniziale, è emersa l'esigenza di rinnovare il nostro sito, che ormai aveva già qualche anno. E allora insieme abbiamo detto: come possiamo renderlo unico? E quello che è emerso è che non volevamo un nuovo progetto che mettesse in bella copia quelli che erano poi i nostri contenuti, quanto piuttosto volevamo qualcosa di veramente unico. A questo punto abbiamo pensato che forse l'idea era quella di regalare all'ospite e al fruitore finale una vera e propria esperienza che gli permettesse, come poi ha detto Matteo all'inizio, di capire quali erano le specificità dei nostri prodotti e quale strumento migliore che una realtà virtuale che potesse farli vedere e apprezzare a 360 gradi, mettendo in primo piano la trasparenza del vetro, delle nostre lavorazioni, perché noi siamo industria artigiana, abbiamo una storica vetreria che lavora quotidianamente per noi, mettendo a punto tutte queste lavorazioni. Quindi il sito, Matteo, ha una landing page esaltata da questo Virtual Museum. Esattamente, quindi qualsiasi piano marketing, qualsiasi piano di comunicazione ha lo scopo di ottenere l'attenzione di chi sfoglia la rivista, di chi vede la foto su Instagram, qualsiasi sia la comunicazione. E se in quel momento che l'ingaggio. Ecco, esatto, quello è l'ingaggio. Quindi nel momento in cui tu sei bravo a fare una comunicazione, fai una comunicazione efficace,
ottieni l'attenzione di una persona. Questa persona poi la prima cosa che fa è: voglio saperne di più di questo marchio, di questo brand, voglio saperne di più di Vistosi. Cosa fa? Prima cosa che fa, ormai controlla il sito internet dell'azienda e vediamo chi è. Se tu entri su un sito internet che è normale, diciamo, l'emozione che tu trasmetti, visto che noi vendiamo prodotti che hanno un acquisto molto emozionale, lo acquisti perché pensi che questo oggetto ti arredi, ti dia un'emozione, a quel punto la miglior comunicazione, se lei facesse il miglior lavoro al mondo, non avrebbe il massimo del risultato, perché porterebbe magari molta attenzione, ma poi quell'investimento sarebbe totalmente o per la gran parte vanificato dal fatto che, siccome chi naviga in internet ha pochissimo tempo, se subito non riesce a capire chi è l'azienda, cosa fa l'azienda e non continua, diciamo, con l'acquisto emozionale, viene vanificato tutto. Per cui siamo oltre la navigazione tradizionale, sì. No? Sì, abbiamo a questo punto, e qua vorrei di nuovo chiedere l'intervento a Valentina, abbiamo dovuto andare oltre, diciamo, quello che è un sito internet, altrimenti per quanto tu possa fare una nuova grafica, un nuovo restyling, ti muovi sempre su quelli. Facevi un parallelo tra Google Street, Google Earth. Ah sì, bravissimo, me l'ero dimenticato, tu sei bravissimo perché fai benissimo il tuo lavoro, quindi sì. Ecco, la differenza è proprio questa, cioè Google ha cominciato a fare tutta una mappatura bidimensionale delle mappe, bellissima, interessantissima, eccetera, però limitata. Quando sono passati alle 3 dimensioni, quindi hanno potuto far vedere l'ambiente, far proprio visitare il luogo, ovviamente una è una navigazione, proprio devo arrivare su quel posto, è uno strumento di lavoro, l'altro è uno strumento di piacere, cioè chi usa Google Earth per visitare dei luoghi che non aveva mai potuto visitare, senza la necessità di andarci veramente, solamente per il piacere di vederli. Ecco, questo. Posso fare un accenno, visto che Michele De Lucchi è anche uno dei designer di Vettori Vistosi. De Lucchi ha fatto un esempio di scala del progetto architettura al design proprio con Google Earth, partendo dal pianeta. L'architettura è quando arrivi alla superficie terrestre, il design è quando entri in casa. Non la sapevo questa e direi che sposa esattamente quello che avevamo in mente quando abbiamo sviluppato questo progetto. Quindi vorrei chiedere a Valentina di raccontare i dettagli, diciamo, perché le cose positive che lei ha detto prima, quindi potevamo far vedere il prodotto, la resa, i decori, dalla murrina fino al rigadin, dal ballottone fino alle altre lavorazioni del vetro, con luce e trasparenza, cose molto belle, ma ognuna di queste è una complessità in più, perché dalla realtà, una cosa bella nella realtà, portarla in un ambiente tridimensionale è una complessità non da poco, per cui chiedo a lei, insomma, in quei momenti era bella l'idea, ma poi dovevamo metterla in pratica. Come avete fatto? Questo è il concetto. Sicuramente, è stato un lavoro che è durato parecchi mesi, perché sono quasi 2 anni che lavoriamo a questo progetto, e siamo però riusciti a concretizzare il nostro lavoro in una piattaforma che è ricca di contenuti, che è l'approdo di qualsiasi altra attività di marketing che abbiamo messo in piedi in questo momento, dai social piuttosto che a qualsiasi attività digital, piuttosto che la nostra presenza all'interno delle riviste. E lì trovi le vere risposte a tutto quanto, anche perché, a parte questo progetto che adesso andremo a svelare passo passo. Sono curiosissimo. Ho visto solo delle immagini, ma sono curiosissimo. Noi non vediamo l'ora di poterlo raccontare. Abbiamo creato anche un'altra serie di contenuti che rappresentano al meglio il nostro prodotto, video emozionali di collezione, render che sono stati modellati da un team di esperti, di contenuti tecnici che vanno a spiegare poi anche le nostre tecnologie LED. Si può dire ipertesto? Sicuramente sì. Poi ogni elemento è stato pensato e studiato per permettere approfondimenti che potessero dare maggiori informazioni. È una piattaforma veramente esaustiva che aiuterà non solo il privato, ma anche tutti quei tecnici, l'IT designer piuttosto che architetti, che troveranno delle vere risposte ora. Una somma praticamente. Matteo, e come lo avete realizzato? Chi possiamo chiamare per farcelo raccontare? Io direi di chiamare Andrea Pelotto, il co-founder dell'azienda che dall'inizio abbiamo scelto per diventare il nostro partner per questo progetto. Andrea, raccontaci il vostro primo incontro. Devo dire che è stato un incontro strano rispetto a quelli che solitamente possono essere delle riunioni di brief,
Vistosi aveva le idee molto chiare. Matteo aveva già in mente cosa voleva, Valentina era come me un po' preoccupata, ma allo stesso tempo sentiva la motivazione dietro a questo progetto, ed è stato più che una vera e propria riunione, un interrogatorio. Si può fare o non si può fare? Si può fare o non si può fare? Alla fine ad alcune domande sapevamo dare una risposta, ad altre abbiamo dovuto sospendere il giudizio e tornare a casa per studiare e per capire come affrontare l'attività. Che modelli avete applicato a livello proprio di piattaforme? Ci sono diverse tecnologie, diverse piattaforme che abbiamo dovuto integrare, non tanto perché non ce ne fosse una speciale o perfetta, quanto piuttosto perché abbiamo cercato di individuare l'equilibrio tra quello che è l'accessibilità, la fruibilità e una buona performance anche in basse condizioni di connettività, e dall'altro lato alti livelli di resa fotorealistica e di performance visiva. Matteo, un mio caro amico architetto, dice che il dialogo non vuol dire per forza andare d'accordo. Sicuramente ci saranno stati scogli, discussioni, sintesi. Sì, però abbiamo sempre avuto un obiettivo comune, quello del risultato qualitativo, quindi avevamo sempre detto dobbiamo arrivare lì, abbiamo questo obiettivo. Come arrivarci poi discutiamone, però l'obiettivo era quello di arrivare ad avere qualcosa che io l'ho paragonato, mi ricordo una volta in riunione, a una Ferrari, no? Se tu acquisti una Ferrari, quindi un prodotto del massimo del lusso, ti aspetti il massimo, ok? E se quella Ferrari ha un minimo difetto, è una Ferrari che è perfetta, bellissima, eccetera, è un brand, ti dà un'emozione incredibile, ma c'è quel ma che ti porta a dire però c'è qualcosa che non va. Se invece tu riesci a farlo veramente perfetto, senza se, senza ma, a quel punto sei la Ferrari, dove non c'è nulla che tu cambieresti su quello che vedi. Andrea, la Ferrari è un codice customizzabile, però esiste sul mercato, ha un listino. Qui come avete fatto a fare il preventivo famoso? L'abbiamo fatto e l'abbiamo rifatto, e poi l'abbiamo rifatto e poi l'abbiamo rifatto. Penso che Valentina ormai sia arrivata alla revisione 12 o 13 del budget totale, ed è questo anche un po' la chiave di questo progetto, perché sì, c'è un team dietro. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere non un'azienda, ma un hub di aziende con competenze specifiche diverse, ma quello che c'è stato utile e che ha cambiato la chiave di approccio è che Vistosi magari non aveva la consapevolezza tecnica dietro, ma aveva la consapevolezza che questo era un progetto avveniristico e nel suo carattere ambizioso doveva essere reso coerente con tempi, budget, modi, energie e anche proprio un approccio progettuale compatibile con queste dinamiche. Matteo, tu che cosa hai imparato da questo dialogo invece? Che cosa hai buttato in campo? Direi che quello che ho visto è che delle volte bisogna non porre limiti alla fantasia, quello di poter chiedere che magari si può fare. Che molte volte uno dice no, ma questa cosa è sicuramente irrealizzabile, per cui uno si autolimita e non può... Sono le dinamiche del design. Sì, a me piacerebbe avere questo, vedremo tante cose che non posso svelare, altrimenti racconto il progetto, ma alcune cose sono nate con non è che per caso si potrebbe fare questo e mi aspettavo un no come risposta, magari sei pazzo. In alcuni casi mi è stato detto no, in altri casi mi è stato detto ci penso, ma in alcuni casi dove io proprio mi aspettavo il no, si può fare, ovviamente alcune cose hanno dei costi importanti, ma questo mi ha insegnato, quindi la risposta è ho imparato molto a lasciare fare i tecnici e a noi i clienti, quindi quelli che chiedono. Ho un'impressione che si sia passati dalla estetica scaffale all'ambiente, no? Perché se ci pensiamo, esistono dei musei reali con una buona parte digitale, no? Per visitare all'estero, per esempio. Però qui siamo di fronte a collezioni reali dentro un vero museo digitale, virtuale. Sì, sottolineo che un museo reale c'è il museo, per cui ovviamente per loro presentare una visita virtuale del museo significa riprendere quello che già c'è, ok? Con dei limiti, con delle altre tecnologie, con delle cose con una resa anche diversa, ma tu hai l'ambiente. Noi abbiamo dovuto crearlo certo. E crearlo verosimile con tutte le difficoltà di cui si parlava prima, della resa del vetro, delle luci, eccetera. Per cui noi partiamo da zero, loro partono da un ambiente. Crearlo però in un sito fisico, in un sito reale che è la vostra proprietà a Murano. Sì, questa è stata l'esigenza di volerlo contestualizzare, di voler dire
non è un qualcosa di etereo che esiste in un metaverso, in un mondo, ma esiste contestualizzato in una realtà, ok? E poi per renderlo ancora più realistico abbiamo voluto, ma qua svelo qualcosina, anche riportare nell'ambiente tridimensionale anche gli edifici circostanti esistenti nella nostra proprietà a Murano. Prima di salutarti, Andrea, vorrei farti una domanda. Come avete reso le riflessioni? È uno degli elementi più difficili da fotografare. Figuriamo a fare dei 3D. Vi svelo un dettaglio. Per rendere il vetro realistico non abbiamo illuminato il vetro da dentro, ma ci siamo avvalsi di un set di luci customizzato su ogni singola lampada, nel senso che una lampada ha una finitura differente, ha una dimensione differente, ogni volta si rifà da zero tutta la configurazione delle luci. Questo è l'unico modo per rendere fotorealistica. Quindi non modelli replicabili per gli 80, 100 codici. Niente Ctrl-C, Ctrl-V. Purtroppo il copia e incolla non è esistito in questo progetto, Giorgio. Beh, io vi ringrazio Valentina, ringrazio Grazie. Andrea, a questo Grazie. punto vi salutiamo. E a questo punto, Matteo, chiamiamo Armand, lui dello Studio I, che è qui con noi e ci racconta il progetto. Armand, è il primo progetto virtuale che fate. Raccontaci un po' questo primo incontro con Matteo. Sì, era veramente una sorpresa di sentire parlare di un progetto virtuale, perché è vero che noi lavoriamo da 15 anni, abbiamo fatto tante cose, ma questo è veramente la prima volta. Abbiamo fatto una volta un giro sulla barca, abbiamo visto questo posto e abbiamo pensato sarebbe bene di fare una volta qualcosa su questo posto. Ma sì, allora per noi è vero che era una sorpresa, perché noi siamo abituati a lavorare con la materialità, a toccare, a lavorare con i sensi. E con questo progetto è vero che siamo in un altro mondo dove abbiamo pensato un po', è vero che qualcosa l'abbiamo legato un po' al lavoro che facciamo quando lavoriamo sulla scenografia, l'immersione, tutto quello che noi abbiamo pensato sì, potrebbe essere vicino ad una metodologia di questo tipo di lavoro. Che poi la scenografia in realtà è molto temporanea, no? Come prospettiva di progetto. In realtà, Matteo, questo deve durare. Sì, è stato il motivo perché ci ha portato a scegliere Atelier OI. Abbiamo scelto loro perché noi prima di tutto abbiamo avuto un approccio molto impegnativo al mondo virtuale, perché il mondo virtuale è qualcosa che si evolve nel tempo. Invece per noi, proprio perché era contestualizzata a Murano, sulla nostra proprietà, per noi doveva essere realistica, quindi la nostra sede a Murano per sempre. E quindi abbiamo scelto il partner che potevamo conoscere e un partner con cui sapevamo di essere in sintonia, perché quando tu fai un progetto importante, il fatto di poter dialogare, poterci capire. E anche aggiungo un'altra cosa importante, il fatto che lo studio Atelier OI è uno studio che ha nel suo DNA il fatto di avere la loro firma e non scendere a compromessi con la committenza. E quindi per me era importante trasmettere a loro, gli esperti, i nostri obiettivi, i nostri input, anche obiettivi molto impegnativi come l'esporre tantissimi modelli, eccetera, e però lasciare carta bianca a loro, in maniera tale che avessero la possibilità di fare qualcosa di veramente perfetto, mi permetto di dire, e alla fine vedremo un'architettura veramente, veramente pura. Tra l'altro, scusa, vistosi Virtual Museum, ma in realtà sono degli headquarters. Sì, infatti loro hanno cominciato con una parte, ma poi hanno sviluppato un progetto molto più complesso che chiederei ad Armando di descrivere nella parte architettonica. Sì, allora è vero che prima penso che per noi era importante di essere nel contesto di Murano, di essere a un punto, un sito di questa punta dove siamo legati alla materialità, all'acqua, alla luce della laguna. Questo era per noi una cosa molto importante per cominciare di pensare. Abbiamo pensato anche
di sviluppare con abbiamo recuperato una parte dell'esistente che penso che era importante di parlare, se vogliamo fare qualcosa nella perenità, di parlare nel tempo, di conservare sì, questa parte e di portare la vetreria che parla lei del tempo del presente e del futuro, è veramente il museo che scivola sull'acqua, che si posa con una delicatezza. E a proposito di questo, il fatto di creare un progetto architettonico virtuale ha in teoria meno vincoli, no? Per quanto riguarda permessi e la costruzione sul sito, eccetera. Però voi avete realizzato un progetto vero, cioè non è un'astronave calata dall'alto, è un luogo che ha una porta d'acqua, che scivola sull'acqua, che dialoga con questa lingua di terra. Sì, è vero che nella realtà abbiamo un quadro molto più fisso, con delle contrainte molto più importanti. A questo posto qui è vero che la libertà è di avere la possibilità di fare tutto quello che è possibile, che noi abbiamo dovuto scegliere un'altitudine di dire sì, di questo vogliamo mostrare che sarebbe possibile di farlo e di tanto in tanto dimostrare anche la possibilità di scivolare, di fare delle cose. Progetto di fattibilità, sì, dice sì. in italiano. Matteo, adesso farei una doppia domanda. A te, come vedi il progetto di Studio I, come vede la parte virtuale che siete riusciti a mettere in atto? Beh, da parte nostra io direi che quando sin dalle prime, perché poi c'è stata un'evoluzione nel progetto, ma dall'inizio ci siamo innamorati. Anzi, ci siamo talmente innamorati all'inizio che quando poi lo studio è andato avanti con evoluzioni, eravamo un po' restii ad accettarle, perché il primo amore non si scorda mai. Per cui all'inizio ho detto, ma no, sei sicuro che vuoi cambiare? Perché noi andava benissimo. Invece poi devo dire, e questo ne do merito, l'evoluzione col senno di poi è stata sicuramente una miglioria. E questa parte virtuale, Armand, rende giustizia al progetto architettonico? Sì, allora penso che è molto, molto importante, che deve essere un progetto vivante, che adesso dobbiamo capire nel tempo come funziona, ma è vero che siamo vicino di quello che abbiamo immaginato. Io però a questo punto sono curiosissimo, Matteo. E io sono anch'io entusiasta di potervelo mostrare. E Come si fa? Possiamo usare dei visori che io ho portato, che se indossiamo ci permettono di entrare. Pensavo al teletrasporto in realtà. E tu avrai proprio il teletrasporto. Lo scelto, eccolo qua, sulo. Che ci permetterà di entrare, e quindi direi di indossarla, e ci vediamo all'interno del museo. 3, 2, 1, via. On y va? Wow, Matteo, incredibile. Che spazio, che luce. Allora, come te l'aspettavi? Ma di più, nel senso che trasparenze, riflessioni, acqua, materiali. Facciamocelo raccontare subito da Armand. Sì, la luce è vero che era una cosa per noi quando veniamo a Venezia, è una luce particolare. L'idea di riprodurre questa laguna con questo specchio di acqua e di giocare con la vibrazione della luce, dell'effetto caustica su tutti questi tre oggetti. Abbiamo la vetreria, alla metà abbiamo il museo e il padiglione, che lui è un oggetto che esista e che fa l'articolazione con lo spazio sotto, dove troviamo le novità. Anche visivamente mi sembrano dei percorsi molto intuitivi, no? Queste passeggiate. Sì, l'idea di scoprire il museo, di avere la possibilità di fare il giro del museo, e arrivi a questi piazzi che sono le pilastre che tiene il spazio sotto, e che gioco anche con l'acqua, con la luce che cade su questi pilastre, che
che questo effetto di vibrazione, di luce. Matteo, uno spazio ipogeo a Murano sembra strano. Diciamo è stata una sfida, come abbiamo detto varie volte nelle varie presentazioni, ma è stata veramente una sfida importante e anzi io vorrei subito chiederti di provare ad andare a vedere qualcos'altro, perché il racconto lo fanno le immagini e poi abbiamo chi ha firmato il progetto che ci può dare tutti i dettagli. Armando, ci sono delle citazioni evidenti, le porte d'acqua, l'acqua che entra negli edifici, il vetro che riflette l'acqua ma che permette anche dall'interno di vedere fuori. Sì, l'acqua ti accompagna anche all'interno del museo, sempre l'abbiamo veramente adoperato come una della materialità principale, fondamentale del progetto. Sì, allora di questo, per esempio, il museo è postato sull'acqua, non ha una fondazione, non è una base, così posato in una maniera molto più sottile. Quasi galleggiante, Matteo. Bene, bene. Io direi di andare quindi a vedere un'altra posizione. È proprio incredibile, non so dove guardare. Armando, forse è meglio che ci orienti tu. Allora, puoi vedere a questo posto l'unione fra la parte di Murano, questa vecchia parte dove ci siamo in un posto totalmente simbolico che è importante di capire dove siamo, e la parte del museo, la finestra, il buco di luce che vediamo e entriamo in questa parte, puoi vedere l'infinito fino all'altra parte del museo. Matteo, a me viene in mente la metafora di una lampada, no? Il vetro, la luce da dentro, da fuori, c'è questo percorso praticamente. Sì, concordo appieno. E a me, quando ho visto il progetto, mi ha stupito tantissimo fin dall'inizio, quando lo studio Atelier UI mi ha presentato il progetto, che ricordo che è realizzato su una nostra proprietà a Murano, che è stata completamente, virtualmente demolita per essere ricostruita. E quando poi abbiamo aggiunto la parte degli edifici esterni che qua vediamo attorno a noi, non avrei mai immaginato che qualcosa di reale riuscisse a integrarsi così non solo in questa nuova realtà virtuale, ma anche una realtà virtuale molto complessa, perché i giochi d'acqua e tutti i riflessi, immaginatevi da riuscire a ricrearli con questo effetto, con questa qualità nella realtà virtuale. E direi che insomma le immagini parlano da sole. Per citare Sant'Agostino, è come se fosse un tempo sempre presente. Siamo tra digitale, analogico, proviamo a cambiare. Ti aiuto, aiutami tu, aiuto. per cortesia. Andiamo a vedere un'altra posizione. Ecco. Armando, bellissimi questi percorsi che scendono, salgono con questi parapetti che ti portano, quasi ti guidano, no? Nei vari luoghi di questo sito. Sì, l'idea è veramente come se avevamo la possibilità di fare una passeggiata nell'acqua. E qui troviamo il padiglione, un oggetto che esista su questo posto. Per noi era anche molto importante di parlare del passato, del presente e del futuro, di lasciare un po' la tracciabilità del tempo. Ecco il tempo che ritorna, Matteo. Sì. Sì, però vorrei che raccontassi anche la parte dell'edificio che è stato alzato dalle acque con questi sostegni, che a me piace veramente tantissimo, perché non l'avrei mai immaginato, no? Non sarei mai riuscito a immaginare qualcosa di così bello. Sì, allora ogni oggetto abbiamo lavorato come l'abbiamo postato sull'acqua, e qui abbiamo come una riga di vuoto. Di questo, a questo posto l'acqua si ferma e la luce può entrare da sotto al posto dove c'è le novità, poi puoi scoprire questa riga. Matteo, scusa, qui la marea è come quella di Venezia, no? No? Sei nelle isole, giusto? Sì, ma noi ci siamo alzati, certo, proprio per tenere, diciamo, lo stacco. Okay. E io vorrei sottolineare una cosa, che in così poco tempo abbiamo già visto l'emozione. Vorrei che voi immaginaste quando il progetto è stato presentato a noi e l'abbiamo visto, e noi, come lo state vedendo anche voi lo stai vedendo anche tu, Giorgio,
in ogni posizione che andiamo a vedere, in ogni luogo che andiamo a vedere, si scoprono cioè ogni Dei singolo dettagli elemento sarebbe da solo valso probabilmente l'investimento fatto, quindi e siamo solamente all'inizio, anzi io direi andiamo a vederne qualcos'altro. Ah, ecco, finalmente siamo dentro ora, eccoli tutti questi riflessi, ma poi il vetro addirittura con le trasparenze, con i riflessi delle luci, scusa, rimango basito, incredibile. Come avete fatto? Abbiamo voluto mettere in difficoltà veramente i virtual specialist che hanno lavorato su questo progetto, che veramente hanno dovuto fare un lavoro incredibile prima di renderizzazione del singolo elemento e poi dell'elemento che quando viene inserito nella realtà virtuale non è più un elemento che come in una fotografia viene illuminato dall'esterno, ma è un elemento che lui deve illuminare. Come lo vediamo adesso in soggettiva. Come lo vediamo adesso, come lo vedremo nella realtà, e deve essere anche fotorealistico perché il cliente deve poterlo vedere, apprezzare e scegliere. E quindi immaginate che tutto il lavoro che era stato fatto per fare la parte di resa, di rendering del modello, abbiamo dovuto rifarla per costruire l'ambiente tridimensionale dove l'elemento non riceve luce dall'esterno, ma è lui che emette luce e crea le sue ombre. Infatti potete apprezzare già attraverso questa vetrata d'ingresso che ci sono tutti i riflessi degli oggetti, dei vetri con le loro caratteristiche, con i loro decori. Posso fare una battuta? Armand, di solito quando l'architetto poi va in cantiere dice l'impresa ha lavorato bene, ha lavorato male. Qui come hanno lavorato i digital specialist? È vero che le cose si sono inversate, non è la stessa metodologia, ma è interessante di vedere che tutto è legato alla qualità dell'immagine, di come lavoriamo con la luce, perché alla fine l'idea di mostrare 80 collezioni di lampade è per questo che è molto importante di portare la luce, ma di una maniera molto sottile per dare la possibilità alla lampada di esprimersi. Però anche il vostro progetto su questi piani digradanti, no? Su questi percorsi, come raccontavi prima, e con dei tagli di luce naturale, insomma, è stato studiato appositamente, sembra realmente un progetto fisico. Sì, l'abbiamo immaginato come se siamo nella realtà. Un punto è vero che l'abbiamo immaginato, siamo progettato quando schizziamo sempre di vivere questo momento in questo spazio che esce da un'extrusion che con questi gradini e che ti dà la possibilità di giocare con la compressione del spazio, con tante altezze di differente livello dove puoi essere più intimo, più aperto. Io vorrei cogliere anche l'occasione per dire una delle difficoltà, perché la percezione dello spazio all'interno di un ambiente tridimensionale è completamente diversa dalla percezione reale e quindi già qui all'ingresso si vede che l'architetto ha dovuto immaginare un progetto dedicato per quella specifica percezione ed è davvero complesso, anzi io direi proviamo a entrare così si capirà ancora meglio. Cosa ne dite? Entriamo? Assolutamente. Oh, finalmente Matteo, i protagonisti, anzi le protagoniste, le lampade che vediamo, incredibile. E quindi immaginati il lavoro di dover inserire in questo ambiente quasi 400 modelli. E la distribuzione anche degli spazi e quindi la scelta fatta all'inizio di come poterli mettere è stata proposta da noi ma poi completamente rielaborata da Atelier. Ma qua vorrei sottolineare anche quali altri contenuti diamo per la visita, quindi come puoi vedere attorno ogni collezione, quasi ogni collezione ha un monitor che rappresentano le lavorazioni, le tecniche di lavorazione, lo studio, il design, ma anche proprio fanno vedere i dettagli della collezione che partono a mano che ci si sposta. Sono oltre 50 monitor solo nella parte del museo e all'interno vediamo che abbiamo altri contenuti, quindi dei monitor che ci possono dare le informazioni relative alla collezione e anche vorrei sottolineare altri contenuti, la visita delle referenze di progetto, delle scelte delle collezioni, perché questi monitor in realtà sono dei browser nei browser, quindi
l'ospite può navigare e consultare proprio il monitor come un vero e proprio browser. Okay? Uno in particolare è quello che vorrei sottolineare in questo momento, perché appena si entra un ospite potrebbe essere già interessato a avere delle informazioni e chiedere delle informazioni, quindi non solamente scaricarle, poter vedere una scheda informativa, ma poter voler chiedere qualcosa, e può farlo. Qui, in questo luogo, nel desk centrale, può selezionare un nostro partner, un nostro rivenditore, sono oltre 200 nel mondo, quindi in moltissimi paesi, in moltissime lingue, che ovviamente sono disponibili sia per un appuntamento in diretta in questo momento, sia su un appuntamento schedulato su un'agenda. Questi oltre 200 rivenditori hanno fatto un grossissimo corso di formazione su ogni singola collezione e sulla storia dell'azienda, eccetera. Quindi non solo una guida, ma anche una guida molto esperta. Armand, c'è un tema molto interessante. Voi conoscete bene la produzione, ovviamente, vistosi, anche perché avete disegnato a vostra volta, e questo è molto importante per poter ben disporre. Però il tema è la luce accesa e la luce che arriva sulla lampada. Quindi c'è una doppia luce, no? La luce propria della lampada e la luce che arriva dall'esterno e dall'interno. Quindi, come vediamo in questo, questa messa in scena, sono più luci che dialogano tra loro. Sì, è vero che il fatto di lavorare come se siamo in un museo, il protagonista è la lampada, e è vero che noi lavoriamo sulla luce che dà anche la lampada su queste foglie di acciaio, e che ti dà anche la possibilità di isolare una collezione dall'altra, come se le lampade si nascondono. Puoi vedere tutto, ma alla fine c'è come delle piccole zone dove puoi scoprire le collezioni. È vero che il gioco di luce è una cosa che abbiamo adoperato per sviluppare il progetto, perché c'è la luce vicino della lampada e dopo la luce sul pavimento, luce naturale, è un piccolo di luce naturale, anche l'acqua che ti dà sempre questa vibrazione. E renderlo digitalmente, Matteo, Infatti, come avete fatto? Mano a mano che le raccontavo dicevo, ogni cosa che è bella diventa complessa. Quindi più è bello più è complesso, e dopo l'unione di tutto, perché come hai detto bene tu, non solo un elemento, certo, ma i riflessi che creano un elemento con l'altro, i giochi di colore, perché la luce che viene filtrata da un vetro colorato trasmette luce colorata. Rido perché avete scelto luce, acqua, vetri, specchi, cioè il massimo. Per il virtuale, per il digitale è il massimo. Volevamo complicarci la vita, ma questo è il materiale che utilizziamo, quindi certo, dobbiamo certo, sfruttarlo. Dai, andiamo avanti nel nostro percorso. Ecco. Vediamone un altro. Eccoci in un nuovo scenario. Matteo, raccontaci quello che vediamo qua attorno. Ecco, qui attorno vediamo collezioni iconiche come Giube, Medea, Puppet-Ring, Phoenix, Spirit e molte altre, basta ruotare per vedere. Però quello che suggerisco è di lasciare la visita libera al visitatore, perché ci sono tantissime collezioni da apprezzare e tantissimi punti da vedere, e noi dobbiamo continuare questa guida e deve far mostrare tutto quello che c'è ancora da scoprire. Beh, sorrido perché vorrei fare una domanda che c'entra poco, però avete fatto una stima del tempo medio per visitare questo museo virtuale? Sicuramente molto superiore al tempo medio che normalmente un visitatore in internet dedica a un sito, questo è sicuro. Anzi, c'è una sfida in corso che vedremo se qualcuno vincerà. Andiamo avanti. Il discorso del layout un po' l'abbiamo già accennato, però ci sono questi 3 grandi corpi di fabbrica, la passeggiata, il sopra e il sotto, lo spazio sotto l'acqua, la luce naturale che entra. Si poteva fare solo così questo museo, o avete fatto molte opzioni e poi avete scelto? No, penso che l'abbiamo abbastanza subito trovato il modo di visitarlo, di questo percorso, della complementarità di ogni spazio, come la vetreria, il museo, il passaggio dove scopriamo la tecnologia della luce. Sì, no, è chiaro che abbiamo parlato tanto, abbiamo avuto dei scenari differenti, ma abbastanza velocemente abbiamo capito se è la buona direzione. Andiamo avanti con le lampade, Matteo. Prima vorrei sottolinearti una cosa su cui tengo tantissimo, la parte del display con le fasce in cortenne, che creano queste quinte, quindi quasi una scenografia.
E è stata una discussione perché per me era importante poter far immaginare, visto i tempi di internet, quindi molto molto veloci, di poter far vedere, però non troppo. E direi che lo studio Atelier OI ha trovato un modo di esporre le lampade davvero che fa vedere ma lascia la curiosità. E Senti, quindi... pur del nativo analogico, io ho un'altra domanda. Sarebbe curioso vedere come un successo commerciale di una lampada non necessariamente possa coincidere con il successo di permanenza. Questo no? sicuramente. Cioè tu ti fissi su una lampada, in realtà è quella che non vende di più. Sicuramente, anche perché ogni singolo punto di visualizzazione per noi viene registrato, per cui potremo vedere questa statistica, sarà curioso scoprirlo. Classifica digitale. Andiamo a vedere un'altra posizione. Campi, controcampi, però devo dire Armand che qua sembra di essere davanti a una partitura musicale, perché è come se le lampade fossero delle note posizionate su appunto una partitura, uno spartito. Sì, è vero che siamo ispirato anche dalla musica perché è necessario di avere un ritmo, no? Abbiamo tante prodotti, abbiamo un ritmo fra la collezione e anche fra tutto il museo. La musica è una buona immagine per fare capire questo. Beh, la musica a Venezia, Matteo. Assolutamente, assolutamente. È stato uno dei punti che mi ha fatto innamorare del progetto, questo racconto dove le lampade vengono posizionate proprio come un concerto. Veramente bello. Andiamo a vedere un altro scenario. Matteo, davvero iperrealistico. Si vede addirittura fuori, guarda, sembra le case che ci vengono incontro, no? Sì, e da fuori si potrà vedere anche quello che c'è dentro, quindi abbiamo messo in prima fila una collezione emblematica come Giogali, che dal 67 Anno magico, posso dirlo. hanno quindi grandissimi successi con questa collezione, e quindi come dicevamo il dialogo dell'ambiente esterno con l'ambiente interno è stato veramente per noi una cosa importante, e riuscire anche a far vedere, quindi parlando di luci, come si diceva, anche il collegamento tra la luce artificiale e la luce naturale, che anche questo per me è un dialogo molto importante. A questo punto andiamo a vedere qualche sorpresa ancora che abbiamo riservato in questa visita. Si parlava di spazi ipogei, no? Di sottopassi, di uscite all'aperto. È molto strutturato questo museo, qui c'è un tunnel, no? Di passaggio. Qui siamo proprio nel cuore della visita e come vedete dalla vetrata si intravede che in questo momento i nostri maestri vetrai sono al lavoro, ci sono i fornici della vetreria e il visitatore potrà anche entrare e vedere ed essere proprio immerso all'interno della vetreria, vedere attorno a sé i soffiatori che lavorano e questa sorta di danza nelle lavorazioni che ogni giorno si ripete per fare tutte le nostre collezioni. Matteo, si parlava di spartito, di partitura musicale, siccome sono stato anch'io in fonderia e mi ricordo questi ritmi perché nel frattempo il cristallo si raffredda e quindi è meno malleabile, quindi non si può soffiare, sono dei tempi incredibili, c'è un direttore d'orchestra. Esatto, proprio i tempi musicali devo dire che sono proprio una similitudine veramente azzeccata. E quindi lasciamo qui il visitatore l'esperienza di poter entrare e andiamo a vedere un altro ingresso. Quindi c'è proprio una divisione anche per sorgente luminosa, no? Il LED che negli ultimi anni è entrato prepotentemente e che curiosamente si mescola, no? Osmoticamente col vetro soffiato. Sì, abbiamo voluto raccontare quindi non solo la parte di design, di vetro, dei nostri prodotti, ma anche quella interna, la parte tecnica. Oggi i moduli LED sono il massimo della tecnologia di illuminazione e delle sorgenti luminose e qui le raccontiamo tutte quante con dei monitor, con dei racconti specifici, quindi con dei video che sono stati realizzati per ciascun singolo modulo LED e gli elementi sono stati sezionati per far vedere anche all'interno come vengono impiegati, come sono stati realizzati e singolarmente si possono vedere tutte le caratteristiche, quindi avere tutte le informazioni tecniche sui prodotti. Armand, come si fa a raccontare quanti secoli di storia, no? Si parte veramente... La storia del vetro soffiato? 5 secoli, 6 secoli? No, sono 10. 1000 anni. Ecco, 10 1000 secoli. anni della storia del vetro di Murano. Come si fa a metterla la mise en scène, per usare il tuo francese? Sì, la scenografia di 1000 anni
di storia, sì, ma è vero che di questo, quando ho parlato del passato e del presente e del futuro, è vero che di essere il più largo, di sviluppare questo con in mente questo tempo lungo e ricco, no? Che è molto, sì, una cosa incredibile. È cambiato il mondo, Matteo. Sì. Ecco, adesso vorrei vedere la prossima posizione. Armand, cosa si intende per area servizi? Questa parte l'abbiamo immaginato come la parte storica. Siamo un posto dove abbiamo rifatto tutto, le mattone, le strutture di acciaio, e abbiamo pensato a un uccello che si trova, che è nuovo, che è un'architettura minimalista che ti dà la possibilità di integrare tutti i servizi necessari, le scale, il punto di La meeting room, ad meeting room, esempio. sì. Sì. Ti dà la circolazione per andare sotto, che ti dà tutti questi servizi che veramente... E poi anche il dialogo con l'esterno, perché da qui si accede, diciamo, a tutti quanti i percorsi esterni, e poi ci sono tutti quanti i punti di informazione con vari monitor dove racconteremo, visto che i monitor sono dei browser nei browser, possiamo aggiornarli nel tempo, quindi dare informazioni sempre nuove. Matteo, mi vengono in mente almeno 3-4 figure di visitatore, no? Il primo è colui che vuole acquistare, abbiamo detto i servizi sono a disposizione, orari e lingua originale di 200 e rotti paesi. L'altro può essere lo studente che viene a studiare la storia di Vistosi, no? Con tutte le collezioni grazie a questo viaggio virtuale. Il terzo può essere un curioso, quello che va su internet a cercare, e poi ci sono altre figure. Avete pensato a questi? Sicuramente sì, e come stiamo vedendo ci sono parecchi punti di informazione e anche completamente diversi, per quelli più tecnici, quelli più di immagine, quelli più di architettura. E direi di proseguire con la visita perché li scopriremo uno ad uno. Matteo, cosa succede in questa sala conferenze? La sala conferenze è molto speciale, dove il visitatore può sedersi al tavolo e ascoltare le conferenze e le presentazioni partecipando in prima persona alla presentazione. Potrà scegliere di rivederne una già registrata dalla playlist nel monitor che è alle nostre spalle, e quindi poter rivivere tante volte diverse esperienze. E adesso direi di andare a vedere un'altra posizione. Beh, leggo padiglione delle novità. Che significa? Questo è stata una richiesta che abbiamo fatto al progettista del studio Ateneo I, di avere uno spazio dove presentare le nostre novità, anche perché il museo è stato tutto disegnato e non permette facilmente lo spostamento come un museo reale, e quindi ho chiesto di avere uno spazio open, che è difficilissimo da disegnare perché la libertà delle volte è un vincolo, e direi che ruotando qua attorno potete vedere come è stato integrato, anzi chiederei ad Armand di raccontare la parte architettonica del padiglione delle novità. Sì, qui entriamo in uno spazio molto flessibile che è fatto con queste pilastre. Siamo uno spazio molto più fluido e ti dà la possibilità di fare anche un percorso e di visitare, di essere sorpreso di una nuova collezione e di seguire un po' come all'improvviso. Sarebbe molto interessante capire, in qualche modo si capisce, Matteo, come cambia durante le ore del giorno la percezione di questo museo. Sì, sicuramente si vedranno i riflessi che cambiano rispetto proprio allo spostamento del sole, quindi questo gioco tra il museo e la parte delle novità, perché per noi era importantissimo, anzi quando abbiamo visto la parte del progetto con questo cubo di vetro che proprio raccontava la posizione, perché anche leggendo le colonne stesse e le luci che vengono giù si legge la posizione in cui si è rispetto al piano superiore, perché per me era veramente stata una cosa che io non avevo mai visto in architettura. Siamo andati molto veloci, però forse adesso ha senso tornare all'inizio e riuscire a rivedere la luce. Proviamoci. Eccoci, siamo tornati al punto di partenza di questo viaggio. E ricordiamo che questo è un progetto in continua evoluzione, quindi continuate a seguirci e a visitare il museo, scoprirete un sacco di novità e di aggiornamenti.
Ora ci salutiamo e ci rivedremo alla prossima avventura.